Ciao, io sono Tiziana, ma puoi chiamarmi Tilly. Oggi ti mostro come trasformare il formaggio brie in una zucca di Halloween spettacolare. Un brie gigante, lardellato con speck, avvolto in pasta sfoglia, arricchito da foglie di verza, mele, cannella e zucchero grezzo. E infine cotto in forno, fino a diventare uno spettacolo dorato e filante. Perfetto per sorprendere tutti alla vostra tavola di Halloween. Allacciamo i grembiuli. Allora mettiamo a bagno la verza, facciamo sbollentare. Ok, adesso copriamo bene così si sbollenta bene. 10 minuti. Allora, adesso tiriamo fuori queste. Le mettiamo su un canovaccio pulito ad asciugare e a raffreddarsi soprattutto, se no ci ustioniamo. Potrebbe metterla anche in acqua e ghiaccio. Qua si vuole mantenere la brillantezza, ma non ha molto senso perché staranno dentro all'effetto della zucca, quindi non è che sono a vista da mantenerle più chiare, ecco. Facciamo asciugare un po', belle distese. Ok, adesso facciamo asciugare un pochino. E ci diamo al taglio delle mele, 4 mele belle grandi e dolci. Nel fondo della padella mettiamo una noce di burro, così, e la mettiamo sul fuoco a sciogliere leggermente. Ok, senza farlo, poi la spostiamo e cominciamo a tagliare non troppo grosse, le tagliamo un po' sottili in maniera che si asciughino prima. Ok, togliamo le imperfezioni naturalmente della mele. Ora le prendiamo, le mettiamo sul fuoco. Ok, accendiamo la fiamma, poi c'è già il burro, quindi ok. Ora che meniamo a fiamma un po' alta, quando cominciano a sfrigolare ci aggiungiamo lo zucchero, io al muscovado, zucchero di canna grezzo, questo è il muscovado, 3 mele, 3 cucchiaie, un cucchiaio per ogni mela. Comunque se volete sapere in grammi, il cucchiaio mio tiene 14 grammi di zucchero, ogni cucchiaio medio di zucchero muscovado, di canna insomma. Ecco qua, perfetto. Adesso aggiungiamo anche, se vi piace, a me piace, quindi lo aggiungiamo, un cucchiaino di cannella in polvere, distribuito bene. Ok, perfetto. Adesso abbassiamo la fiamma. Non c'è bisogno che diventino molto morbide, perché poi si cuociono anche in forno dopo. Quindi basta solo che prendano bene lo zucchero, ok? E che non rilascino troppa acqua. Quindi è meglio scoperte, non coperte, se no si ammorbidiscono troppo. Va bene? Anche perché vogliamo lasciargli anche un po' di croccantezza alla ricetta, non tutto molle. Certo ci sono anche le noci. Adesso prepariamo anche quello. Dobbiamo aspettare ovviamente poi che le mele siano fredde, completamente fredde, perché poi vanno rimesse in frigo per fare in modo che la pasta sfoglia abbia lo shock quando va nel forno e si gonfi bene bene bene. 2 minuti ancora, le lasciamo. Intanto che si cucinano le mele prendiamo dei grigli di noce già puliti e li trituriamo in maniera molto grossolana, così. Perfetto, abbastanza grossi da lasciare appunto la croccantezza. Ecco fatto, perfetto. Ok, adesso mettiamo le noci in una fondina, così, ecco, ci andiamo belle comodi dopo. E poi qua direi che abbiamo finito, vedete ha fatto un po' di sughino, che è lo zucchero, ma non troppo. Gli facciamo fare l'ultimo salto e spegniamo e facciamo raffreddare. Perfetto, eccole qua.
Lo lasciamo aperte, spegniamo tutto e facciamo raffreddare, spostiamo dal fuoco così. Allora, mettiamo una sfoglia tonda, buona qualità. Ecco qua. Con una forchetta la puntelliamo perché il sotto non deve gonfiare troppo. Ecco qua. Stendiamo in ordine lo speck. Ok. Sovrapposto ma non troppo. Se poi qualche bordone non c'è problema. Poi sopra mettiamo le foglie, togliamo magari la parte dura per incontrarla non dà fastidio. Così. Adesso ci mettiamo il brie. Il nostro brie è 1 chilo tondo. Mettiamo tutto intero. Faccio queste piccole incisioni sul brie così il calore penetra meglio al centro del formaggio e il vapore può uscire senza far scoppiare la crosta in posizioni sbagliate, tipo laterali. E adesso un tocco dolce speziato, aggiungiamo la composta di mela alla cannella che abbiamo appena preparato. Copriamo tutto bene con le mele caramellate senza farlo scendere dai bordi, cercando di dargli un po' d'altezza perché deve rassomigliare a una zucca. Ora mettiamo le noci, ecco qua. Sì. Mettiamo sopra le foglie anche qui. Senza esagerare col verde che ai bambini non piace a tutti, visto che lo mangeranno i bimbi. E poi mettiamo lo speck. Ecco. Adesso che ce le abbiamo le mettiamo tutte, le fette erano in tutto 18 fette. Cerchiamo di mettere dentro il verde e tiriamo su la nostra torta aiutandoci con la carta forno e facendo delle pieghe in modo che si attacchi. Ecco qua, delle piccole pieghe di contenimento. Ecco qui. Ora prendiamo la nostra copertura che è un'altra cassa sfoglia e la mettiamo sopra, anche questa la mettiamo centrale, ecco qua, e poco alla volta gli diamo una forma tondeggiante, ovviamente un po' più grande, quindi con meno pieghe possibili, e così le pieghe le facciamo finire sotto. Adesso la mettiamo un attimo quando è bella, tutta bella tonda, perché bisogna lavorarla abbastanza rapidamente, se no si ammorbidisce troppo. La rimettiamo in frigo, così com'è, per farla raffreddare bene bene bene, e la mettiamo sul scomparto più basso del frigo, che è più freddo. La copriamo con i nostri fogli di carta forno in modo che non si secca, perché dopo dobbiamo fasciarla bene bene con lo spago per dargli la forma della zucca. Ok, ci abbiamo il frigo impegnato. Voglio usare lo spazio basso perché è più freddo. Eccoci, lasciamola raffreddare bene bene, che poi faremo tutti i nodi con lo spago. Intanto ci tagliamo un po' di spago. Con lo spago da cucina diamo la forma, un po' di zucca al nostro brie. Facciamo un po' di nodo, lasciamolo un po' strettino, ma non strettissimo, un po' strettino. Ok,
facciamo in modo che assomigli un po' a delle fette, cioè che poi quando si gonfierà in teoria. Bisogna fare solo un po' velocino perché sotto si ammorbidisce troppo, se no non va bene. Che abbiano più o meno una posizione delle fette di zucca, no? E adesso tagliamo i più fastidiosi. Ok, così. L'ultimo, per fare in modo che siano tutti più o meno uguali, lo passo sotto, ecco fatto, e lo chiudo. E se riuscite a prenderli più o meno tutti sotto, incluso questo, ok. Ora con l'uovo spennelliamo la superficie e gli facciamo fare l'ultimo raffreddamento e dopo per andare in forno però deve fare lo shock. Questo serve per dargli un po' di colore perché non sia troppo bianca la zucca. Tutti intorno e sopra. Questo è per tante persone, siamo in 16 stasera, però se per una famiglia potete farla anche più piccolina, utilizzando dei brie più piccoli tondi, e allora vi bastano anche soltanto una pasta sfoglia. Li mettiamo un attimo in frigo, che solidifica bene, poi accendiamo il forno a 200 gradi e quando è preriscaldato lo mettiamo in forno. Prendiamo fuori la nostra torta, la mettiamo sulla carta forno, la carta forno asciuttissima, nuova, eccoci, e la mettiamo in forno. A metà altezza. Bueno, ok, adesso aspettiamo 2 minuti per aprirlo o così proviamo già. Aspettiamo che si raffredda un po', poi lo apriamo, Ecco qua. Bene. Adesso mettiamo nella parte centrale questo qui che fa l'effetto del centro della zucca. Ecco, è un gambo di peperone. Buon appetito!